In questo video andremo a conoscere meglio Amazon ed i suoi business. Sì, hai sentito bene, i suoi business. Se pensi che la società guadagni solo con l'e-commerce, stai sbagliando di grosso. Dopo aver comprato tante volte su Amazon, ora ne compriamo un pezzettino. Investire oggi in azioni Amazon è ancora una buona idea? Prima di prendere qualsiasi decisione, guarda il video, cerca di capire quello che stai comprando, informati! Warren Buffett dice di non investire mai in un business che non capisci. Iniziamo. Amazon nasce come libreria online nel 1994 a Seattle da una intuizione di un nerd con un'infanzia familiare complicata di nome Jeff Bezos. Jeff ebbe poi una brillante carriera di studi e lavorativa ed all'età di 30 anni si ritrova con un lavoro a Wall Street da $220.000 all'anno. Nonostante ciò abbandona il suo lavoro e la sua carriera per lanciare il suo progetto visionario di vendere libri online. Prese questa difficile decisione applicando una sua teoria per prendere le decisioni importanti della vita. È oggi evidente che la decisione presa fu quella giusta, visto che Jeff Bezos è diventato l'uomo più ricco del mondo, con un patrimonio personale di circa $120 miliardi. Questa cifra in realtà è ciò che gli resta dopo il divorzio più costoso della storia, nel 2019. Giusto per capire di che cifre stiamo parlando, la sua ex moglie con $38 miliardi è diventata automaticamente la 23esima persona più ricca al mondo. Ma torniamo ad Amazon. Jeff decise di chiamare la sua società Cadabra.com, ma quando gli fecero notare l'assonanza con la parola cadavere, pensò che forse sarebbe stato più opportuno scegliere un altro nome. Bezos aveva acquistato il dominio Relentless.com, implacabile, inarrestabile, e pensò di utilizzare quel nome, ma alla fine scelse il nome Amazon. Proprio come il Rio delle Amazzoni era il più grande fiume del mondo, il suo sarebbe diventato lo store online più grande del mondo. Oltretutto il fatto di iniziare con la lettera A avrebbe aiutato ad essere trovati facilmente nelle liste alfabetiche, un ragionamento simile a quello fatto da Steve Jobs anni prima con la Apple. Dopo quasi 30 anni il sito Relentless.com è ancora attivo e reindirizza ad Amazon.com. Provare per credere. Provato? Funziona il link? Andiamo avanti. Ora, se sei un millennial o uno smemorato, forse non ricordi come era fatto un computer nel 1995. Bisognava essere parecchio visionari a quel tempo per immaginare il futuro. Nonostante ciò, a luglio il sito fu operativo e venne venduto il primo libro. Il motto di Jeff era: se è stato stampato, è disponibile. Il successo fu immediato e le vendite da quel momento iniziarono a crescere costantemente. L'ambizioso Jeff però non voleva limitarsi a vendere libri. Aveva intuito che se fosse stato in grado di vendere a qualcuno un libro online, avrebbe poi potuto vendergli qualsiasi cosa. Una volta abbattuta la resistenza all'ingresso e registrata la propria carta di credito, il cliente sarebbe stato pronto per gli acquisti successivi. Si è iniziato con i CD, DVD, software e videogames e si è andati sempre crescendo fino ad arrivare ad oggi con un catalogo di più di 12 milioni di prodotti. Il collocamento a Wall Street avviene nel maggio 1997 con un'offerta pubblica iniziale di $18 ad azione. Seguirono diversi split e quindi il valore equivalente di un'azione all'inizio della storia è di $1,50. Teniamo bene a mente questo valore. Nel 1999, a soli 5 anni dalla nascita di Amazon, il settimanale Time nomina Bezos persona dell'anno, un trattamento fino a quel momento riservato quasi esclusivamente a papi o capi di Stato. Dopo essere sopravvissuta alla bolla di internet dei primi anni 2000, la società non ha fatto altro che crescere. Jeff però sembrava non essere interessato ai profitti, ma solo alla crescita ed agli investimenti, tanto che un osservatore arrivò a definire Amazon una istituzione caritatevole che lavorava per il bene dei consumatori. In realtà è stata proprio quella scelta del continuo reinvestire, che di fatto ancora va avanti, che ha permesso di creare quella gigantesca struttura che Amazon è oggi. Nel 2001 ha inizio il servizio di marketplace, ossia la possibilità per terze parti di vendere direttamente i propri prodotti all'interno di Amazon. Il 2002 è l'anno del servizio Amazon Web Services. Nel 2005 nasce negli Stati Uniti il servizio Amazon Prime e poi la volta del Kindle. Quindi tutta la rivoluzione legata al mondo degli ebook, del self-publishing. Poi via via si ha Amazon Music, Amazon Video, poi ancora Prime Now, con la consegna entro 2 ore dall'ordine in città metropolitane fino ad arrivare ai giorni nostri con l'acquisizione di Whole Food.
In una storia costellata di successi c'è stato però anche un grande flop. Era il 2014 quando il sorridente Jeff presentava il Fire Phone, che avrebbe dovuto fare concorrenza all'iPhone di Apple. Fu un flop clamoroso. Il progetto si arenò e per ora sembra che il buon Jeff abbia incassato la sconfitta ed abbia desistito dall'entrare in questo settore, ma mai dire mai. Amazon offre oggi la possibilità di comprare praticamente tutto. Ha quasi 800.000 dipendenti dislocati in praticamente tutto il mondo. Se Amazon si fosse limitata al suo business iniziale, non sarebbe mai diventata il colosso che è oggi. Gestire, immagazzinare, spostare, spedire oggetti fisici che occupano un sacco di spazio costa un sacco di soldi. Se poi i prezzi sono al minimo è facile capire come i margini sono veramente piccoli. La differenza con le altre aziende tecnologiche come Facebook, Google, che di fisico hanno ben poco e che spostano ed immagazzinano bit, è evidente. Ma allora, come ha fatto Amazon a diventare quella che è? Il business originario, quello dell'e-commerce puro, oggi è quello che genera il 57% dei ricavi, ma molti pochi profitti, mentre il 43% del fatturato è generato dai servizi che risultano invece essere estremamente più profittevoli. Amazon ha nel tempo costruito ed ottimizzato tutte le strutture logistiche ed informatiche per il suo business. A questo punto mettere a disposizione le proprie infrastrutture, la propria logistica, i propri servizi a terzi è diventato un business a sua volta, ancora più profittevole di quello originario. Altro che vendere libri. Amazon Web Services è di fatto una società nella società che mette a disposizione l'infrastruttura tecnologica ed informatica per offrire in cloud i servizi web e server di hosting applicativi gestionali per clienti ed altri business. Con tutti i bei soldoni incassati con Amazon Web Services, Amazon si può così permettere di mantenere ancora più bassi i prezzi del proprio e-commerce ed investire per la soddisfazione estrema del cliente, andando a mettere in difficoltà i competitors, che, pur di sopravvivere, preferiscono aprire il loro negozietto, il marketplace appunto, all'interno di Amazon, dividendo con lei una parte dei profitti pur di avere visibilità e servizi. Jeff dice: prima paghi un abbonamento per esserci e poter utilizzare i miei bei servizi, poi mi paghi un affitto per lo spazio fisico sullo scaffale del mio magazzino, poi mi dai una percentuale sull'incasso delle tue vendite. Poi, se vuoi promuoverti e comparire in alto tra le ricerche, paghi ancora per comprare la pubblicità. Geniale e diabolico Jeff. Proprio quello dell'advertising all'interno del sito è un altro business in costante crescita. Qualche analista prevede che nel giro di qualche anno gli introiti da pubblicità possano addirittura superare quelli di Amazon Web Services. Staremo a vedere. Negli Stati Uniti un adulto su 4 è abbonato ad Amazon Prime per una spesa di $119 all'anno. Questo garantisce un flusso annuale di cassa ingente ed allo stesso tempo la garanzia che quel cliente, per giustificare a se stesso la spesa dell'abbonamento, effettuerà ancora più acquisti di quelli che avrebbe fatto se non fosse stato abbonato. Una volta dentro si è coccolati da un servizio clienti impeccabile, da prezzi competitivi, consegne rapide e gratuite, catalogo infinito, servizi extra, è difficile uscirne. Ecco perché in Italia il costo di Amazon Prime, che era partito a €9,99 all'anno, è arrivato a €36 all'anno ed ho un vago sospetto che nel tempo crescerà ancora. Al momento sono circa 150 milioni gli utenti Prime nel mondo che tutti gli anni pagano la loro tassa. Un altro business è quello degli Amazon Studios, dedicato alla produzione di contenuti per la televisione e per il cinema. Forse neanche il visionario e sognatore Jeff avrebbe mai immaginato di vincere dei Golden Globe. Esistono poi tutti gli Amazon Basics, con tutta una serie di prodotti brandizzati Amazon, dalle batterie alle lampadine ai pennarelli indelebili, che mangiano fette di mercato importanti ai competitor. Esiste poi Alexa, l'assistente personale virtuale, che da un lato ti mette una canzone, ti accende una lampadina o ti dice se pioverà domani, mentre dall'altro raccoglie qualche dato su di te, giusto per capire meglio che tipo sei e cosa potresti voler comprare. Non gridiamo allo scandalo però. Se Amazon conosce i nostri gusti e desideri meglio di nostra mamma è perché gli abbiamo dato il consenso di farlo e per noi va bene così. Amazon nel corso della sua storia ha dovuto affrontare una serie infinita di cause legali, di polemiche legate alle condizioni di lavoro nei magazzini, così come polemiche relative alla tassazione o alla sua posizione dominante di mercato. È praticamente certo che nel futuro problemi di questo genere, da leggi antitrust a avvertenze sindacali a cause legali, proseguiranno, ma Amazon ha le spalle talmente grosse ed è talmente tentacolare nella sua struttura che sarà in grado di reggere tutti i colpi.
Ma quindi, conviene ancora investire in Amazon o oramai il treno è passato ed è troppo tardi? Nessuno ha la sfera di cristallo, ma probabilmente la risposta è sì. La società, che nel 2018 è stata la seconda dopo Apple a raggiungere i 1.000 miliardi di capitalizzazione, si espande e cresce con una velocità tale da rendere di fatto l'analisi di possibili scenari futuri sempre in ritardo. Il suo presente ed il suo futuro vanno di pari passo. Amazon.com, inteso come sito di e-commerce, è oramai solo una delle stelle della galassia costruita dal buon Jeff. L'ultima mossa di spessore di Amazon è stata quella dell'acquisizione di Whole Foods per 13,7 miliardi di dollari. Questo nome, che a noi italiani dice poco, è la più grande catena di alimenti naturali e biologici degli Stati Uniti, con ben 460 punti vendita fisici. La strategia delineata è chiara. In un colpo solo Amazon ha portato a casa un marchio conosciuto e di fiducia per milioni di consumatori, insieme ad una capillare rete di punti vendita. Ad oggi il commercio online rappresenta meno del 10% del totale e con l'acquisizione di Whole Foods Amazon entra prepotentemente nel mercato delle vendite al dettaglio tradizionali. Il buon Jeff inizia a mettere il naso nel mondo reale, fisico, per puntare a diventare il primo colosso mondiale del commercio globale, sia elettronico che tradizionale. Ad oggi quasi il 70% del fatturato è generato negli Stati Uniti, dove l'e-commerce è un'abitudine consolidata da anni. Guardando questi numeri sono evidenti le possibilità di crescita nelle altre aree del mondo. Con il passare degli anni poi, i nativi digitali, bimbi che oggi fanno la pappa ipnotizzati da un telefonino, molto presto diventeranno giovani clienti in automatico, non avendo una barriera tecnologica o culturale da abbattere, a differenza di molti adulti di oggi, della vecchia guardia analogica. Amazon è talmente tanto strutturato ed ha talmente tanta disponibilità finanziaria da poter entrare nel settore che vuole. In futuro potrebbe entrare nel settore farmaceutico, potrebbe diventare una banca, un'assicurazione, una compagnia di viaggi, magari progettare un lander per poter atterrare sulla Luna. Ah, ok, quello Jeff lo ha già fatto nel tempo libero. La citazione di Jeff Bezos di oggi è: quello che è pericoloso è non evolvere. E tu? Hai beccato il treno giusto ed hai già in portafoglio azioni Amazon? Pensi di acquistarne? La realizzazione di questi video richiede molto impegno e tempo, quindi un tuo feedback positivo sarebbe per me un grande stimolo per continuare a creare contenuti di qualità. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere iscrivendoti al canale ed attivando la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Quale altra azienda vorresti conoscere meglio? Scrivilo nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!